Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale YouTube Borgia Pago. Oggi facciamo la seconda parte delle 5 cose che amo e le 5 cose che odio della mia moto. In questa parte descriverò soprattutto le 5 cose che odio della mia Beta RR125 LC, come notate alle mie spalle. La prima cosa che odio della mia moto e che dovrebbe essere migliorata è soprattutto la frenata. La frenata della mia moto non è particolarmente efficace in molte situazioni, ad esempio soprattutto nell'enduro, quando quei dischi o l'anteriore e il posteriore si riempiono di fango o comunque di terra per via ovviamente di cadute o anche in generale delle intemperie, non garantiscono più una frenata molto efficace, ma rimane comunque molto difficile cercare di avere più mordente e di conseguenza arrestarsi in tempo prima di arrivare davanti all'ostacolo. Lo stesso capita a volte anche lungo le strade normali, quindi anche quelle asfaltate. La seconda cosa invece che odio della mia moto e che continuerò sempre a dirlo è la sella dura. La sella di questa Beta RR125 LC è una sella che è un pezzo di legno, cioè ci sali sopra e rimani veramente per 50-60 km, bene o male te la cavi, al massimo puoi avere qualche piccolo crampo, ma superati ecco, i 100 km di viaggio con amici o per passeggiate anche più lunghe, comincia a essere proprio molto difficile cercare di mantenere il sedere posizionato bene su questa sella. La terza cosa che odio invece della mia Beta RR125 LC sono in particolar modo gli ammortizzatori. Gli ammortizzatori che monta questa moto, cioè la forcella anteriore e il mono posteriore qui dietro, sono ovviamente quelli identici che vengono montati anche sulla versione motard, perciò sono degli ammortizzatori tra virgolette intermedi. Qui dietro il monoammortizzatore è regolabile nel precarico, ma il vero problema non è tanto il precarico quanto la rigidità che questi ammortizzatori vi trasmettono poi nel fuoristrada o ad esempio in altre situazioni. Quando ad esempio faccio enduro, capita che la forcella anteriore, continuando ovviamente ad ammortizzare tutte le asperità del terreno, non riesce ad essere sempre malleabile e morbida, ma risulta indurirsi nel corso del tempo e di conseguenza scalcia, non riesce quindi più a copiare perfettamente le asperità e rischiate quindi ovviamente di essere disarcionati quasi dalla moto. La quarta cosa che odio della mia moto invece è l'erogazione della potenza, che tutto sommato, come già detto nella prima parte, essendo un 125 quattro tempi e con 15 cavalli, risulta essere una moto performante per la sua categoria. Infatti da notare anche nella videoprova che abbiamo svolto la presenza del doppio radiatore qui sull'anteriore, cosa abbastanza rara per un 125 quattro tempi, che ovviamente assicura un raffreddamento migliore per il monocilindro. Cosa che ovviamente odio, ecco, è la mancanza di potenza, ad esempio in determinate situazioni, nelle uscite di curva, avere una migliore erogazione e quindi poter ad esempio fare quella piccola alzata dal terreno della ruota anteriore, dicesi anche impennata. Però questo non è possibile perché la potenza ovviamente è limitata per la legge a 15 cavalli e anche ripotenziata comunque sia con un 125 quattro tempi non avrebbe comunque una potenza eclatante. La quinta e ultima cosa che odio della mia moto, anche se non è un qualcosa di particolarmente rilevante, è la rottura delle frecce posteriori, ovvero queste frecce che vedete montate sono quelle di serie, ma voi non potete immaginare quante volte io le ho aggiustate per poterle continuare ad usare, perché la loro rottura è dovuta soprattutto cioè tutto quanto quello che la ruota posteriore gli butta addosso, quindi sassi, terra, sporco, in genere di tutto e di più, e inoltre le vibrazioni non sono da sottovalutare. Bene, con questo video abbiamo concluso la serie delle 5 cose che amo e le 5 cose che odio della mia Beta RR125 LC. Se volete seguire il nostro canale vi invito a iscrivervi e se vi piacciono i nostri video lasciate qualche like quando volete. Noi proseguiremo anche con altri video nei prossimi mesi e ci auguriamo ecco, che il nostro lavoro vi piaccia. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!